Troppo buono l'albero di pasta sfoglia ripieno con ricotta e spinaci. Bellissimo da portare in tavola, non può assolutamente mancare sulle nostre tavole natalizie. Prepararlo è davvero semplicissimo. Oggi lo prepareremo insieme. Iniziamo scaldando gli spinaci. Io li faccio a secco, 350 g di spinaci. In un tegame chiuso con il coperchio li lascio andare a fuoco basso per 20 minuti. Dopo li strizzo, aggiungo un pizzico di sale, 200 g di ricotta e mescoliamo fino a che la ricotta sarà perfettamente incorporata. Poi ci serviranno 2 rotoli di pasta sfoglia già pronta. Iniziamo a disegnare il nostro albero. Quindi facciamo il tronco, mettiamo via i lembi di pasta che non ci occorrono e con cui potremo fare magari qualche stuzzichino farcito e continuiamo a ritagliare il nostro albero di Natale. Prendiamo adesso il secondo rotolo di pasta sfoglia. Posizioniamo al di sopra l'albero già ritagliato e con la rotella andiamo ad incidere. In questo modo sarà davvero molto semplice ottenere un albero identico. Eliminiamo i ritagli di impasto che, come vi ho detto, non andrò ad appallottolare, ma farcirò con dei salumi e il formaggio e creerò dei rustici a parte. Quindi questo è il consiglio che vi do. Iniziamo a farcire il nostro albero con ricotta e spinaci. Spargiamo bene tutto il nostro ripieno e nel frattempo, amici, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, a lasciare un bel like e a commentare. A questo punto non ci resta altro che capovolgere il nostro albero al di sopra dell'albero farcito in questo modo, con molta calma. Non vi preoccupate che non succede nulla. Piano piano tiriamo via la carta da forno . Aggiustiamo un po' i contorni . E adesso possiamo andare a trovare il centro del nostro albero senza tagliare e lasciando 2 centimetri dal centro ci andiamo a tagliare i nostri rami. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, cercando di tagliare in maniera uniforme. Adesso, con molta delicatezza, andiamo a girare su se stesso ogni ramo. Per dargli questa forma tanto simpatica e carina. Ci vorrà un pochino di pazienza perché nel frattempo la pasta sfoglia si è riscaldata, però non è assolutamente difficile.
Proprio per questo motivo mi piace lasciarvi il video a velocità normale e a lasciarvi tutti i passaggi, così potete farlo, potete replicarlo anche voi senza nessuna difficoltà, anzi possiamo farlo insieme. Mentre lo preparate, mettete il mio video e lo prepariamo insieme, vedrete quanto è semplice. La parte superiore è sempre un pochino più difficile perché i rami sono più corti. Facciamo così, tiriamo un pochino verso l'esterno senza esagerare e continuiamo a girare. Bene, ce l'abbiamo fatta. Adesso decoro un pochino anche il tronco. Faccio semplicemente dei rombi. Dopo, con molta delicatezza, andiamo ad inserire il nostro albero all'interno di una teglia da forno e spennelliamo abbondantemente con un uovo sbattuto, un uovo intero. Questo farà in modo che il nostro albero avrà un aspetto davvero golosissimo, caramellato e lucido. Se invece non spennelliamo l'uovo, praticamente avremo un albero spento, opaco, con un colore molto chiaro. Invece così verrà molto più carino. Quindi spennelliamo abbondantemente sia la parte centrale che i rami. E dopo possiamo mettere anche una manciata di sesamo per renderlo ancora più carino. Lo andiamo ad infornare in forno statico preriscaldato 190 gradi per circa 25-30 minuti, finché avrà un aspetto bello caramellato. Così. L'ho decorato successivamente, una volta freddo, con dei pezzetti di pomodoro che ho fatto anche a forma di stelline utilizzando un tagliabiscotti e con qualche oliva. Poi ho sparso qualche zuccherino all'interno del vassoio e naturalmente qualche fogliolina e qualche decorazione natalizia. Cosa ne dite? Vi piace? Secondo me è davvero un centro tavola molto carino. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, in questi giorni ne arriveranno altre, per cui mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e supportatemi lasciando un like, un commento e condividendo con i vostri amici. Io vi mando un bacione e ci vediamo domani, ciao!